Buongiorno amici del canale. Terzo appuntamento, vero Emma? 3. Terzo appuntamento con le idee natalizie. Abbiamo fatto delle bellissime decorazioni con la resina per il vostro albero o decorazioni da regalare. Abbiamo fatto vedere un centro tavola molto particolare dove decoravamo proprio la ceramica e ora invece voglio insegnarvi un metodo differente per creare dei chiudipacco o comunque delle vere e proprie lettere natalizie fatte a mano in modo un po' diverso. Utilizzeremo la foglia oro, rame e argento e decoreremo con dei tag bellissimi che sono proprio questi, studiati apposta per questo tipo di utilizzo. Ovviamente a tema natalizio e ovviamente anche un po' vintage. Dietro potremo scrivere qualcosa di molto personale, è un po' come si usava a fare negli anni 70-80, la cartolina bisognava conservarla perché era un ricordo di quella persona. Quindi torneremo anche a scrivere la letterina per la persona a cui va quel regalo. Partiamo? Partiamo! Questi cartoncini sono di recupero, ma sono perfetti perché li utilizzeremo dopo averli tagliati proprio per creare le nostre buste, le nostre tag, le nostre lettere di Natale. Le creeremo personalizzandole con diverse forme di recupero. Se avete delle formine del genere, ben venga. Oppure io le utilizzerò anche con le formine che sono nei fregi Voodoo Band. Se vi sono arrivate, mi raccomando, non buttatele mai perché sono oro. Guardate che carine. Io farò questi tag leggermente più grandi in modo che si possa proprio scrivere dietro un qualcosa di molto personale, perché secondo me ai nostri giorni manca questo, manca il personalizzato, il fatto a mano, la cura, la coccola. E un biglietto d'auguri comprato può avere il valore di un biglietto d'auguri fatto a mano, ma non esiste. Mi raccomando però seguite bene i passaggi perché il risultato deve essere curato e fatto bene a mano. Pennello, colla, la nostra colla per la foglia oro che si chiama linfa, che è una colla che quando tira diventa appiccicosa. Ne metto un po' nella ciotolina e adesso iniziamo a stenderla. Stendiamo la missione su tutto il foglio bene bene in modo che venga coperta completamente la superficie. Non bisogna dimenticare neanche un centimetro quadrato. Perché usare la foglia oro? Perché l'effetto della foglia oro non lo ottieni con nessun tipo di colore metallico, mi spiace. 1, 2, perché con la foglia oro Magic Paint che ha il decalco ci metti pochissimo tempo e non fai disastri perché la foglia non vola. Il decalco è la colla che tiene il fogliettino di oro, rame o argento attaccato al supporto arancione. E soprattutto costa talmente poco che ti divertirai, farai delle cose bellissime con un prezzo basso, basso, basso. Ora, guardate, cerco di fare l'ordinata, ma a me piace la foglia un pelino stropicciata, quindi io la metto tra le mani, la stropiccio un pochino, poi la apro, la faccio aderire per bene e la alzo. La magia è proprio questa, non si spreca nulla. Userete pochissimi fogliettini, veramente pochi euro e avrete un risultato pazzesco, veramente oro fuso. Guardate, ne avvicino un altro, però la metto in un metodo differente, non tutti quadrettati vicini in ordine. Preferisco essere disordinata, in questo modo sarà un'applicazione dell'oro più moderna, un po' più contemporanea. Vedete? Non si butta via nulla. Guardate, questo è un fogliettino vecchio già usato, lo stropiccio, non butto nulla, lo riuso anche così. La cosa bella della foglia oro Magic Paint è che avendo il decalco la metti esattamente dove vuoi e tutto quello che c'è viene utilizzato, guardate, al 100%, non si spreca niente. Ora guardate, continuo, qualche fogliettino più nuovo, qualche fogliettino più vecchio e riempio tutto il mio foglio. Prendo la mia foglia Remida nella versione bronzo, la stropiccio leggermente, poco poco, perché non voglio avere una uniformità totale. E guardate, appiccico. Quando poi andremo a massaggiarla diventerà super 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 lucida. Vi faccio vedere lo stesso passaggio anche con l'argento e l'oro. Partiamo con la prima formina e partiamo con il foglio oro, il classico. Per facilitarmi il lavoro prendo il mio cutter e faccio che seguire le forme dell'alberello con il cutter. Ci metto comunque di meno perché non devo tracciare la riga con la matita per poi farlo con le forbici. In questo modo sarò un pelino più veloce. Sicuramente avrò qualche puntina da togliere, ma sarà sicuramente molto meno rispetto a passare la matita
e poi dover ritagliare. E voilà, il mio alberello dorato è fatto. Ritocco solo qui che non sono stata molto precisa. E ora iniziamo con la decorazione. Prendo questa decorazione della linea Redesign e me la taglio dalle altre, così la gestisco molto meglio in modo più semplice. Alberello e lo posiziono. E voilà! Ora con un legnetto in dotazione già con il transfer lo faccio aderire bene. Massaggio con il mio guantino bianco per far aderire ancora meglio il transfer e per far diventare l'oro ancora più lucido. Guarda che spettacolo! Ora lo proteggo così non si graffierà e rimarrà indelebile negli anni. Proteggo con cigno oro. Per proteggere le cose in oro, che sia foglia, oro o altro, è ancora meglio utilizzare cigno oro, perché dona una luminosità pazzesca ed essendo non all'acqua ma appunto a solvente aiuta ad avere una finitura veramente gold, super gold, e quindi non opacizza e non fa ossidare l'oro. Rifaccio la stessa procedura anche sugli altri tag, sulla base dorata e sulla base argentata. Guardate che bello! Questo transfer è completamente diverso dagli altri. Vi faccio vedere che carina che è l'idea di scrivere sulla foglia oro e decorare nella parte retrostante con il transfer. Questa è una linea Label Deluxe, si chiama questo nello specifico, è una linea molto particolare, proprio stampato su una lamina dorata. Prendo questa formina, che più o meno è uguale alle altre, e cosa faccio? Faccio la mia forma, cercando di sprecare sempre il meno possibile di superficie. Ritaglio come prima, ma questa volta non lavorerò con il transfer nella parte dorata, ma lavorerò dietro dove è bianco. E poi invece la letterina andrà scritta sull'oro con una penna, ancora più carino. Lucido prima l'oro in modo che sia bello rifinito, mentre qui applichiamo il nostro transfer. Ho scelto lui, molto particolare. Ovviamente essendo intagliato su una lamina dorata verrà trasposta solo la parte del disegno lucida e luminosa, proprio la parte della lamina. È uno spettacolo. Guardate. Ditemi che non è un vero spettacolo. Qui scriviamo e qui abbiamo la parte superiore. E qua ovviamente buchiamo e mettiamo il fiocco. Continuo. Per le persone invece che non amano particolarmente la foglia oro, vi do un'alternativa, leggermente più country ma sempre molto chic. Uso un cartoncino, sempre di recupero, color Havana, color cartone. Lo taglio come prima, usando la mia formella, ma lo tratto in modo differente. Carteggio un pochino i bordini, in modo che sia più preciso. Su questo tag color Havana applico un transfer diversissimo in lamina oro. E voilà! Proteggiamo.
Ora mixerò tantissime tecniche per creare dei tag, bigliettini, chiudipacco, chiamali come vuoi, sempre diversi. Ci divertiremo con la foglia oro e tanti transfer differenti. I nostri tag chiudipacco di Natale, letterina di Natale, sono praticamente pronti. Ora ve li faccio vedere perché ce ne sono tantissimi. Ramato con le scritte frontali dorate. Davanti con il transfer dietro argento, scrivo qui. Davanti la decorazione è dietro oro, quindi vado a scrivere con la penna sull'oro. E anche lui molto simpatico dove davanti ci sono i pinetti, più leggero e dietro è bianco. Qui manca ancora ovviamente il buco che faremo con l'attrezzo per fare i buchi e il fiocco che vedremo insieme. Anche questo molto carino sulla carta Havana dove dietro si può scrivere. Il buco io lo faccio con proprio l'attrezzo per fare i buchi, ma solitamente il nostro trucco è di togliere via la parte sottostante di plastica e vedere dove si va a fare il buco. In questo modo non si fanno errori. Così, più o meno, vedo a che punto sono arrivata e schiaccio. Voilà! Adesso Emma, che è così brava, si mette a fare tutti i fiocchi e tutte le nostre decorazioni. Io per questo tipo di lavoro mi sono fornita di fiocchi, tutti differenti l'uno dall'altro. Questo per esempio, verde di velluto, con dei piccoli pois dorati. L'ultima parte, ma secondo me anche la più personale e importante, è questa. Quindi un chiudipacco con una dedica che possa anche diventare una decorazione per l'albero. Ne farò di due tipi e qua già vedete lo spoiler, ovvero utilizzeremo questo bellissimo decoupage in tema di déco, che sono in fibre naturali e si chiama Travail Ménagère. E utilizzeremo gli stampi in resina che trovate in un tutorial di 2 settimane fa, che si chiama proprio Decorazioni per l'albero in resina. Trovate ovviamente tutto il tutorial per crearle qui sul mio canale YouTube. Quindi utilizzeremo le stesse formine che abbiamo usato fino adesso, di recupero, dei fregi Voodoo Band, per creare delle vere e proprie decorazioni. Le metto qui, perché le ho già pensate, le ho già fatte, perché altrimenti il tutorial diventava troppo lungo. Però il metodo per fare gli stampi in resina ce l'avete ed è sempre lo stesso. Su un cartoncino che è lo stesso che ho usato fino adesso, prendo quello color Havana, faccio la forma delle mie 2 formine che voglio reinterpretare oggi. Le ho scelte non a caso, ma perché voglio che siano belle e importanti. Una è lei e una è lei. Qua prendo la matita, così poi vado a tagliare e faccio la precisa. 1, 2. Ora ritaglio e te lo faccio vedere tra poco. Bella e perfetta. Con la prima formina cerco una parte del decoupage che mi piace. Voi potete farlo ottimizzando lo spazio del decoupage e riempiendolo tutto, oppure cercare le cose che volete far vedere di più. A me per esempio piace tantissimo questa borsettina nello specifico e queste 2 damine, quindi farò così, la metto qua, vado un po' più su in modo che le prendo tutte, in questo modo qua. Ritaglio intorno, sempre con la mia matita, in modo che possa andare poi a ritagliare sul decoupage in modo molto preciso, fare un bel lavoretto. La stessa cosa lo faccio poi anche con l'altra formina più piccina. Nella seconda magari metto un qualcosa di un po' più descrittivo, perché questa magari è più figurativa. Invece nell'altra parto da qui, prendo un po' di ombrellino e anche un po' di scritte. Mi piace molto questa parte. E voilà, le ritaglio con le forbici. Ora facciamo semplicemente aderire al cartoncino il decoupage. Lo facciamo come sul mobile utilizzando il protettivo. Utilizzo il satinato e me lo sono già messo qui. Se potete, non utilizzatelo diluito, perché sarebbe sempre come immettere comunque dell'acqua sulla superficie, ed avendo ovviamente una superficie di cartone è un pochettino più lunga poi da far asciugare. Prendo ovviamente
il mio decoupage e lo vado a mettere nel modo più preciso che riesco. Ovviamente si può muovere, quindi si può stabilire ed essere veramente precisissimi. Anche qui lo faccio aderire bene, bene, bene la superficie. Se vengono queste grinze, non vi preoccupate, potete sollevare, rimettere sotto del protettivo se siete già bevuto e poi far attaccare bene, in questo modo. Da questo lato vado già a mettere sopra il decoupage un bel velo di protettivo, in modo che oltre a farlo attaccare lo vada anche a chiudere, sigillare. Vado abbastanza abbondante perché voglio che poi sia bello protetto. Per colorare i fregi ho deciso di fare una palette con questi colori. True Love, Lucky Forest, Nuit d'Amour e Nuit Parisienne, tutto impreziosito con il rococò. Prenderò dei pennellini piccolini, fanno tutti quanti parte del set di pennellini, punta piatta, punta normale, e vado ovviamente a decorare il tutto. Ho deciso che la cornice, sia questa grande che questa piccola, le faccio nere, quindi parto con un pennellino e Nuit Parisienne. Sapete che il Nuit Parisienne è un nero veramente pazzesco, perché non è un nero nero, è un nero vibrante, con delle tonalità molto particolari all'interno. La coloro tutta e poi andremo a farla diventare più preziosa con il rococò. Faccio alcuni decori con il nuovo glitter Magic Paint Oro Vivo, daranno tantissima luminosità. Si inizia a intravedere il risultato finale. Antichizzo con la cera Noir Foncé e Noir Clair. Ultimo tocco. E adesso facciamo asciugare. Un leggero filo di colla caldo e faccio aderire la prima cornice sul tag. Uno, ora metto l'alberello, 2, e ora il fiocchettino, un tocco di rosso che fa veramente Natale, il primo, e ora facciamo il secondo. Ovviamente ho anticato anche la parte retrostante. E voilà, mettiamo i fiocchi. Anche questo restyling è finito. Diciamo che stiamo raggruppando un po' tutti i restyling fatti nelle settimane scorse, perché siamo partiti dalle decorazioni in resina, la carta per i pacchi e oggi una bellissima lettera a chiusura, decorazione anche del pacco. Questo perché voglio farvi capire che per fare delle cose belle, di livello, curate, veramente eleganti, non per forza servono molti soldi, non servono fiocchi costosi, nastri importanti, serve semplicemente un po' di inventiva, un po' di innovazione e in più ci divertiamo. Lui, secondo me, nel momento in cui sarà poi tolto dal pacco, potrà semplicemente diventare una decorazione anche per un albero un po' più grande, un po' più importante.
E che dire, lui è carinissimo, troppo troppo carino. Veramente una decorazione poi da conservare e da appendere senza nessun problema all'albero di Natale con la dedica dietro. Quindi cosa vuoi di più? Veramente fatta col cuore. Vi saluto e mi raccomando, non perdetevi l'ultimo tutorial di Natale della settimana prossima, perché sarà come finire in bellezza prima di Natale. Mi raccomando, ricordate che i prodotti che vi ho fatto vedere in questo tutorial li trovate solo sul sito magicpaint.it. Mi raccomando, stesso sito su cui si trova anche il rivenditore autorizzato. Da nessun'altra parte potete trovare il rivenditore se non sul sito magicpaint.it suddiviso per regione. Solo loro sono quelli ufficiali, gli altri no. Attenzione, la cosa più importante, non siamo su Amazon.